Ciao ragazzi, avete visto Bitcoin? Si sta formando una configurazione che è standard, una delle prime che si studiano con l'analisi tecnica. È un falling wedge. Come possiamo vederlo qui, è questo triangolone fatto da queste due linee verdi che ha dei target. Adesso vediamo, probabilmente sapete già come calcolarli, però andiamo un attimo a vedere. Il primo target che possiamo identificare è prendendo questo minimo nel mid short term, quindi parliamo di nel breve periodo. Allora, se rompiamo a rialzo, ragazzi, andiamo su e rompiamo oggi, potrebbe essere, abbiamo un target a 141,629, ok, come primo target. Se invece dovessimo ritracciare da qui, ragazzi, allora un primo livello di supporto lo potremmo trovare sulla base di questo falling wedge. Supponiamo che questa la prossima settimana si vada un po' giù a correggere e si andrebbe intorno ai 117, 116,5, ok? Intorno a queste cifre qui, che avrebbe anche senso perché se andiamo a vedere i livelli di liquidità, notiamo che abbiamo un bel clusterone di liquidità che funge un po' da calamita a volte, non è detto, possiamo anche sparare su da qui, però è bene essere consapevoli. Questo clusterone di liquidità che mi parte dai 118,912, ok? E andiamo giù fino, diciamo, il punto più basso è 116,528. Andiamo a controllare un attimo i livellini che avevo fatto. Andatevi a vedere i video, ragazzi, sono validi anche se YouTube non li propone perché sono piccolo come canale. Comunque, come dicevo ieri, questo è il daily. Stiamo sbattendo e rimanendo sotto questa trend line verde e questo livello di Fibonacci l'1,618 che mi aveva definito in precedenza i massimi ad agosto di Bitcoin. Se andiamo giù abbiamo questa zona qui tracciata in verde che è la zona di liquidità e corrisponde, quella di cui parlavamo prima, e corrisponde a dei livelli di Fibonacci piuttosto interessanti, se non anche a questa resistenza che abbiamo trovato sulla trend line azzurrina precedentemente a 117 e 137. Quindi se dovessimo tornare giù abbiamo tre fattori. Abbiamo 1 liquidità, 2 la base di questo falling wedge, 3 livelli di Fibonacci, 3 confluenze, ragazzi. Quindi se dovessimo vedere un ritracciamento da qui, da dove siamo adesso, non prenderei particolarmente paura, ok? Almeno questo è il mio pensiero, non sono consigli finanziari. Torniamo un attimo al falling wedge. Supponiamo che rompiamo la base del falling wedge, vogliamo vedere dove potremmo andare a finire. Facciamo un bel clone di questa lineetta e me la porto giù. Qua parliamo di 100 e 102.491. Ragazzi, anche qui avevamo dei bellissimi livelli di liquidità che quando abbiamo fatto questo rimbalzo io pensavo saressimo, soprattutto saremmo andati a prenderci, quindi però bisogna considerare che siamo a fine del ciclo, dovrebbe arrivare questa pompata finale. Volevo inoltre farvi vedere una cosina molto interessante. Questo ciclo è diverso, ve ne siete accorti, però si può vedere graficamente, ragazzi. Cioè, guardate questa conformazione, no? Primi massimi nel ciclo passato. Abbiamo fatto questa specie di conformazione, questa specie di X, ok? Che possiamo replicare nel periodo attuale. Allora, vedete questo triangolo che è esattamente questo qua? Perfetto, cosa abbiamo fatto? Rota la base del triangolo, in passato, maggio 2021, siamo andati giù a cercare la media mobile, è la 50, sì, sul settimanale. Siamo andati giù a cercare media mobile, supporto e partita su. Qui abbiamo fatto la stessa identica cosa fino a questo punto. Supporto e partita verso su. Abbiamo trovato resistenza esattamente come qui su questa trend line, no? Quella che aveva definito la base di questo movimento qua. Ce l'abbiamo anche di qua. Le differenze sono che mentre qui una volta rotta a rialzo abbiamo incominciato ad andare giù, è iniziato il bear market, qui abbiamo intanto nel rimbalzo siamo andati a toccarla,
poi abbiamo avuto un piccolo ritracciamento, nota le differenze, cioè qui ci siamo fermati su questa, siamo tornati giù, abbiamo fatto la pompata. Qui invece siamo andati su, abbiamo rotto questa downtrend, abbiamo incontrato direttamente senza pause questa uptrend, che è questa qui, siamo tornati giù, retest, cosa che prima non l'avevamo vista, e su di nuovo a rompere, formando questo tipo di configurazione qua. La cosa completamente diversa che mi fa pensare che veramente arriva la pompata, ok ragazzi, è che dopo aver ritracciato, a differenza di qua che abbiamo iniziato il bear market, abbiamo sparato su e stiamo andando a ritestare questa trend line ascendente. Di conseguenza ci sono parecchi segnali che mi fanno pensare che al di là della fuffa, no? Delle news eccetera, dell'acquisizione, della scarsità dei bitcoin che aumenta ogni volta, però mi fa pensare veramente che stiamo lì per vedere qualcosa di molto interessante. Va bene ragazzi, vi ho fatto vedere due cose, credo che siano utili. A me piace un sacco fare analisi tecnica e studiarmi i grafici perché lì dentro ci sono news, ci sono sentiment, c'è tutto nei grafici e a volte precedono una news forte. È sempre stato così. Nei punti critici ti arriva la news, che sia positiva o negativa. Quindi per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, se no non cresco. Questi video voglio che li vedano tutti, ok ragazzi? Ciao ciao.